Ed eccolo il nuovo evento, la mostra dei due grandissimi artisti Dolce & Gabbana, un milanese e un siciliano, che si sono incontrati, uniti e hanno scalato la vetta dell'alta moda internazionale. Oggi a Palazzo delle Esposizioni a Roma, via Nazionale, che è la via che stiamo percorrendo, appunto andiamo a visitare questa mostra. La moda è chiaramente è arte. La mostra dal cuore alle mani è un'immersione nell'universo creativo del famoso brand. È curata da Florence Mueller e prodotta dalla AMG. L'esposizione celebra l'eccellenza e lo stile italiano, raccontando l'incredibile percorso di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. L'allestimento è un viaggio, attraverso 14 diverse sale immersive, ognuna dedicata a una specifica fonte di ispirazione. Non si tratta solo di una semplice esposizione di abiti, ma di un racconto che unisce moda, arte, cultura e tradizione. Le collezioni, infatti, sono esplorate attraverso le molteplici influenze che le hanno plasmate, dall'arte all'architettura, dall'artigianato d'eccellenza al folklore. Si possono ammirare omaggi alle tradizioni popolari, al teatro, all'opera e al balletto, della Sicilia, del divino, il barocco. Chiude la mostra una raccolta di abiti che raccontano la tradizione sarda. Nella prima sala, quella centrale, appena si entra, la mostra apre subito esaltando l'artigianato, il fatto a mano, mettendo in risalto l'importanza di questo intenso mestiere e della sua geniale applicazione. Un'artistica piramide, posta al centro della scena, accessoriata con abiti raffiguranti le grandi città dello stivale, racconta i colori del bel paese. Alla sua sommità spicca un omaggio al Colosseo, simbolo di Roma, disegnato sull'ampia gonna di una lussuosa e sfavillante veste. Il sole, a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, sulle Madonie, rifletteva i suoi ardenti raggi tra le strade paesane e in lontananza, sulle spume ondose del Mar Tirreno, sui fichi d'India, rigonfi di natura e di frutti dolci e spinosi come è la vita, quel 13 agosto del 1958. Domenico Maria Assunta Dolce apriva gli occhi e il cuore sul mondo, con la stessa attenzione che già all'età di soli 6 anni gli consegnò l'estro e il talento per disegnare i primi bozzetti e modelli per l'azienda di abbigliamento gestita dal padre. La mamma Rosaria, risoluta e determinata, era un'impiegata che sognava per il figlio un avvenire stabile e tranquillo, come in fondo vogliono tutte le mamme per i propri figli. Qualcuno che la conosceva bene la descriveva come il pezzo da 90 della famiglia. Ruotava tutto intorno a lei, era lei il capobranco, una donna di estrema intelligenza. Quando il figlio aprì la prima azienda, lei, che aveva 60 anni già e non si era mai mossa da quelle montagne palermitane, prese l'aereo. Si trasferì a Busto Arsizio e non tornò mai più indietro. Domenico, conseguito il diploma scientifico statale, scelse la sua strada. Raccontò in un'intervista: «Mi ero iscritto ad architettura a Palermo, ma volevo solo venire via. Andai alla SIP a consultare gli elenchi telefonici per cercare una scuola di moda a Milano. Infatti, a Milano dal 1935, l'Istituto Marangoni forma e crea stilisti di alta moda. Ma Domenico non lo sapeva ancora. Individuai la Marangoni, confessa. Così un bel giorno, ad aprile del 1978, papà mi portò. Mi capiva mio padre. Volevo fare quello che avrebbe voluto fare lui. Quando vide la Marangoni disse: è inutile che giriamo in cerca di altre, questa va bene. E aveva ragione, era scaltro papà, difficile si sbagliasse. Facemmo un giro per Milano, mangiammo qualcosa alla stazione, poi riprese l'aereo. Quello che pensò nel 1980, quando decise di trasferirsi a Milano definitivamente, è facilmente intuibile, poiché da lì a poco qualcosa di importante gli cambiò la vita. La stagione invernale è fredda e nebbiosa.
soprattutto a novembre a Milano. Il 14 di quel mese, nel 1962, nasce Stefano, secondogenito di Lino Gabbana, operaio ad Rusconi, a Sesto San Giovanni, e di Piera, che lavorava in via Previati 14, nella zona di Piazza Amendola, tra Parco Sempione e San Siro, e per integrare un po' di guadagni stirava e andava a fare i mestieri. Entrambi i genitori di origini venete. Il ragazzo scelse di studiare grafica e i genitori lo secondarono permettendogli di inseguire i suoi desideri. Trovò subito lavoro per alcune agenzie pubblicitarie. Giorgio Correggiari, nato nel 1943 e scomparso nel 2011, possedeva a Milano un noto atelier che ebbe il merito di caratterizzare la moda italiana tra gli anni 60 e 80. Lo stilista aveva una visione anticonformista e viveva la moda come un fenomeno strettamente legato alle culture giovanili. Un ribelle della moda, un visionario e un precursore, in grado di unire entusiasmo e voglia di innovazione. Quando incontrò Stefano, nei primi anni '80, lo assunse presso la sua azienda, affiancandogli in seguito un talentoso graphic designer che aveva mandato il suo curriculum e i suoi disegni sperando di collaborare. Così Domenico e Stefano si trovarono nello stesso luogo, in due scrivanie adiacenti. Il destino li aveva fatti incontrare. Domenico, inizialmente malfidente, tutto sulle difensive, credendo che il collega a distanza potesse copiarlo, aveva addirittura innalzato tra le due postazioni un divisorio fatto di libri e riviste. Ma il fato aveva agito e quella iniziale rivalità si trasformò in una indelebile società di intenti e di artistica passione. Hua Duong è una pittrice, modella e attrice di origine franco-vietnamita che ha lavorato a stretto contatto con Dolce & Gabbana. Nella prima sala dedicata al fatto a mano sono esposti i suoi autoritratti in cui indossa gli abiti degli stilisti. La presenza di questi ritratti nella mostra evidenzia il legame costante con il mondo dell'arte e con gli artisti che condividono l'estetica e la passione per la bellezza e l'artigianato di Dolce & Gabbana. I soldi erano pochi per ingaggiare modelle e modelli, così ebbero un'idea che funzionò. Oltrepassarono la soglia della vergogna e, spacciando l'idea come innovativa, presero dei manichini e li misero a sedere, abbigliati con le loro produzioni come fossero avventori seduti ai tavoli di un bar, così da confondere chi li osservava. Erano clienti o manichini? Necessità fa virtù. La seconda sfilata la fecero da un parrucchiere a mezzanotte, ispirati da Andy Warhol e dai colori pazzeschi, che Stefano classificò una terronata, ma servì per farsi notare. Marina Fausti, una giornalista del settore, li acclamò al punto che furono invitati a debuttare come esordienti alle sfilate della fiera. La ditta Dolce & Gabbana non esisteva neanche, avevano un ufficio in Porta Vittoria, vicino al tribunale. La targa in plexiglass fuori dall'uscio recitava soltanto i loro cognomi. Erano due ragazzini, racconta Stefano. Ci tenevamo su facendo consulenze, avevamo messo tutti i nostri soldi in quella sfilata e ci trovavamo con il culo letteralmente per terra. Domenico aveva una Renault 5 così vecchia che pareva quella dei Flintstones, con il buco sul pavimento. Stefano non ce l'aveva ancora, gli ho insegnato a guidare io, replica Domenico. Solo dopo, quando eravamo già ricchi, gli ho regalato una MG verde bottiglia. Era bassissima, praticamente guidavi col sedere sull'asfalto, 2 posti. E così, senza un soldo e pieni di debiti per 2 mesi e mezzo, andarono a bussare a tutte le porte. Vivevano in uno stretto monolocale in piazza Cinque Giornate, mangiando per mesi focacce e latte. Quando iniziarono a presentare le loro idee, non c'erano sponsor disposti ad investire su di loro. Solo la sorella e il fratello di Domenico, che per amore e per stima si proposero come finanziatori. Dopo 2 anni avevano trovato un capannone con una villetta attaccata a Busto Arsizio, così che lasciarono l'azienda siciliana a una cooperativa di sarte locali, che ancora oggi continuano a lavorare per loro, e la Dolce & Gabbana aprì anche a Legnano.
La sala 2, Arte e Maestria del Vetro, è un ambiente che celebra l'eleganza, la ricchezza dell'artigianato. La stanza è concepita come un'installazione immersiva, dove il vetro diventa protagonista non solo negli abiti, ma anche nell'arredamento circostante. L'allestimento è curato con grande attenzione, con specchi e lampadari di alta manifattura artigianale, realizzati da maestri vetrai come i celebri Barnini e Baro Verentoso. Questi elementi riflettono e amplificano la luce, mettendo in risalto i minuziosi dettagli degli abiti. La colonna sonora, composta da vetri che si infrangono, rende suggestiva la visita. I capi esposti sono vere e proprie opere d'arte, ricamati con perline, cristalli e vetri colorati che creano l'effetto di un mosaico bizantino. Non sono semplici abiti, ma sculture tessili, dove la manualità e la pazienza degli artigiani si fondono per creare superfici scintillanti e preziose. L'ispirazione è chiara. I mosaici antichi, l'arte e l'opulenza barocca si fondono in creazioni di alta moda. Gli abiti non sono pensati per una semplice fruizione, ma per essere ammirati come sculture, testimoniando un lavoro artigianale che trasforma il lusso in cultura. È un percorso sensoriale che unisce la moda all'arte in un'atmosfera magica e luminosa. Nella sala 3 un'intera sezione è dedicata al forte legame con la Sicilia e in particolare all'influenza del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e del film Il Gattopardo di Luchino Visconti. Qui sono esposti abiti che richiamano lo sfarzo barocco e l'eleganza decadente dell'aristocrazia siciliana, come quello ispirato a Angelica Sedara, personaggio interpretato da Claudia Cardinale, ricreando la celebre Galleria degli Specchi di Palazzo Gangi e omaggiando anche così il film e il suo impatto sulla loro visione artistica. Le origini siciliane di Dolce hanno influenzato sin dall'inizio lo stile del brand, che ha tra i suoi elementi distintivi la femminilità mediterranea, nostrana, italiana. La sala 4 è dedicata alle tradizioni siciliane. È un'esplosione di colori e di elementi che richiamano la cultura, il folklore e l'artigianato di Trinacria, dell'isola mediterranea. Al centro si trovano abiti che riproducono i vivaci e complessi disegni del carretto siciliano, le decorazioni intricate con i loro colori accesi e le scene di epiche cavalleresche. Sono reinterpretate anche sui tessuti. Qui le maioliche siciliane adornano il pavimento, il soffitto e le pareti con i loro motivi floreali e geometrici bianchi e blu. Fantasie dominanti, ricami, intarsi e lavorazioni tipiche decorano gli abiti. Non mancano riferimenti all'arte sacra, alle marionette dei pupi siciliani, al pizzo e a tutti quegli elementi che fanno parte del patrimonio culturale dell'isola. In questa sala l'omaggio alla Sicilia è totale. È un viaggio immersivo che trasporta il visitatore mostrando come Dolce & Gabbana vi abbiano saputo attingere per creare il loro stile riconoscibile in tutto il mondo. Il
forte legame di Domenico Dolce con le sue origini siciliane emerge con forza e questa sala ne è la celebrazione più autentica. Welcome, Mr. Gabbana. E chi lo sapeva l'inglese? Racconta Stefano. L'abbiamo imparato lavorando. Non avevamo nemmeno i soldi per pagare i venditori. Domenico si avventurava, their dress. Poi continuava in italiano e alla fine ci capivamo a gesti. 3, 2, 5, 6 con le dita. Pareva che giocassimo alla morra. $250. Lo scrivevamo sui fogli per cercare di capirci. Ma poi ecco il fulmine, il dado vincente, la scintilla, la sorte, la moneta che si volta dalla parte giusta. Madonna, la cantante, la rockstar italo-americana. La sala numero 5 della mostra è dedicata al barocco bianco, un tema ricorrente e molto amato dal brand. L'allestimento è un vero e proprio trionfo d'opulenza e delicatezza, dove il colore bianco, simbolo di purezza e di eleganza, si fonde con l'eccesso della ricchezza delle forme tipiche del barocco. In questa stanza si celebra l'amore per il pizzo, le trine, i merletti, i tessuti pregiati, i ricami elaborati, volumi ampi e dettagli preziosi come perle e cristalli, tutti declinati in diverse sfumature di bianco. L'atmosfera è al tempo stesso sfarzosa e raffinata, con abiti che sembrano sculture, ricami in 3D. Gli abiti barocchi bianchi sono un omaggio alla sartoria artigianale e alla tradizione dove il pizzo è un elemento fondamentale del corredo nuziale e dell'abbigliamento tradizionale. La sala mette in luce come gli stilisti abbiano saputo attingere a questo immaginario per creare capi d'alta moda unici che mescolano un'estetica sensuale con un'eleganza senza tempo. Madonna, la cantante. Erano andati a vederla in un concerto a Torino, fantasticando. Ma pensa, se un giorno si mettesse qualcosa di nostro, si dissero, avvolti dai sogni, quelli sani, quelli giusti che facciamo tutti, no? Per cercare la svolta. E passarono appena 3 mesi che su una rivista americana apparve una foto della star in una festa da Jean Paul Gaultier con addosso una maglia nera tutta uncinetto di tradizione meridionale. Era quella di Dolce & Gabbana. La sala 6 è dedicata alla devozione, un tema che attraversa profondamente la cultura italiana, in particolare quella del sud Italia, che ha sempre ispirato il marchio Dolce & Gabbana. Questa sala di forte impatto emotivo celebra la religiosità popolare e l'arte sacra. L'allestimento evoca l'atmosfera delle processioni e delle chiese siciliane con un'ambientazione suggestiva e solenne. I capi d'abbigliamento esposti sono veri e propri omaggi a questo tema. Sono presenti abiti ricamati con immagini sacre come icone della Madonna, ex voto e cuori sacri tipici della simbologia religiosa. I colori, le forme e i dettagli sono scelti per evocare una profonda sacralità mescolata a un'estetica sensuale e opulenta. In questa sala la devozione non è solo un atto di fede, ma un'espressione artistica e culturale che si fonde con la moda. La
La loro intuizione professionale aveva prodotto ogni anno oltre 1 miliardo di fatturato. Nel 2013 avevano 3.500 dipendenti, 220 punti vendita monomarca, una propensione all'export del 55% e contribuiva già al saldo commerciale italiano per 18 miliardi. Tuttavia non fu un successo immediato. Domenico raccontò a Correggiari che avrebbe voluto aprire un marchio tutto suo e lui gli consigliò di creare un'azienda e di chiamarla Donna, scritta do.nna, facendo emergere le sue iniziali, Domenico Dolce. L'idea venne abbandonata e, incontrando Stefano, nacque successivamente il marchio famoso Dolce & Gabbana. La numero 7 è un omaggio a Milano, la città dove il sogno Dolce & Gabbana è nato e si è sviluppato. Qui appare un elemento iconico, una veste dorata ispirata alla Madonnina del Duomo. Questo capo d'alta moda è un capolavoro di artigianato e simbolismo. L'abito riproduce la brillantezza e i dettagli della statua in rame dorato che domina la guglia maggiore del Duomo di Milano. È un'esplosione che richiama la sacralità e la magnificenza del simbolo della città. Nel 1992 è stato lanciato il primo profumo e nel 1994 è nata la linea giovane D&G, a cui hanno fatto seguito altre linee di accessori. Nel 2004 Dolce & Gabbana sono stati nominati Best International Designers agli LSTI Awards. La Sala 8 è un'immersione nel mondo dell'opera, una delle più grandi e durature fonti di ispirazione. In questo spazio il teatro, la musica e il balletto si fondono con l'alta moda, celebrando l'eccellenza e il dramma dell'arte lirica italiana. L'allestimento è teatrale. L'ambientazione richiama all'interno di un teatro d'opera con luci soffuse, velluti e dettagli sontuosi che creano un'atmosfera di grande impatto emotivo. Gli abiti non sono semplicemente esposti, ma disposti come se fossero in una scenografia, raccontando una storia. È possibile ammirare creazioni che richiamano personaggi e aree indimenticabili, come quelli ispirati alla Madama Butterfly, realizzati con sete preziose e ricami che ricordano i motivi orientali. Creazioni che riflettono la magnificenza e il mistero dell'ultima opera di Puccini, con tessuti bruccati, dettagli dorati e forme imponenti. Dolce & Gabbana interpretano l'opera come un universo di emozioni, storie e magnificenza visiva. Ci ha cercato lei, dice Stefano. Avevamo a New York una stanzetta, un piccolo ufficio stampa affidato a un ragazzo vietnamita. La sua assistente si mise in contatto e disse che lei doveva andare alla prima del film a letto con Madonna e voleva un body con tutte le pietre colorate, una giacca da uomo e le calze autoreggenti. E così fece. Andò a questa presentazione e uscì su tutti i giornali internazionali. Accanto alla sua foto campeggiava quella di una sfilata di Dolce & Gabbana. La foto fece il giro del mondo. Quando uscì il trailer del film negli Stati Uniti, c'era una battuta in cui Madonna diceva una frase tipo: «Io nella vita posso avere tutto quello che voglio. Volevo una camicia di Dolce & Gabbana e Warren Beatty me l'ha subito regalata». Dolce & Gabbana hanno realizzato un numero impressionante di abiti per Madonna, in particolare per il suo tour del 1993 The Graveline Show, dove hanno disegnato circa 1500 costumi. La Sala 9 presenta la sartoria e l'artigianato.
In questo spazio il focus si sposta dal prodotto finito al processo creativo. La sala è pensata per far percepire al visitatore l'atmosfera di un vero e proprio atelier. Si possono osservare strumenti del mestiere come forbici, ferri da stiro, rocchetti di filo e campioni di tessuto che raccontano la dedizione e la precisione necessarie per ogni singola creazione. È la ricostruzione dell'antica sartoria del padre di Domenico Dolce. Un vero e proprio inno alle mani che cuciono, ricamano e assemblano, un tributo agli artigiani che trasformano le idee in realtà e che rendono il Made in Italy un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. La sala 10 racconta l'arte di vestire l'architettura, mostrando come le creazioni degli stilisti si ispirino e dialoghino con le forme, le strutture e la magnificenza di monumenti e degli edifici italiani. L'allestimento della sala è pensato per creare un dialogo visivo tra l'identità architettonica dello spazio espositivo e gli abiti in mostra. Le loro creazioni non sono semplici vestiti, ma sculture tessili che portano con sé l'eco della storia, della cultura e del genio architettonico italiano. Interpretare il pavimento durante il giro del Caravaggio. Invece il piatto di cose Quindi disegnato la donna che deve ritornare trasportata nella nostra visione. Questo qui è i quattro canti di Piazza Pretoria, mischiando sta su una donna, magari ricavato con un piccolo punto, poi ci mettiamo un fiore, cerchiamo di mescolare gli unici carrelli di chiamare veramente la festa per trasportarti nei nostri immaginari in un prosetto, in un altro la nostra idea della Sicilia, della bellezza, tradizione, la festa. La sala 11 è intitolata La divinità in sogno. Questo spazio rappresenta il culmine di un percorso espositivo che ha esplorato la cultura, la storia e le tradizioni italiane. In questa sala gli stilisti spingono i limiti del lusso e dell'immaginazione, mescolando sacro e profano, mito e sogno. L'allestimento è un'immersione in un'atmosfera onirica e maestosa. L'ispirazione non è più legata a un singolo elemento, ma a un'idea di divinità e di bellezza universale. Gli abiti esposti sono di una ricchezza e di una lavorazione eccezionali, veri e propri capolavori sartoriali che sembrano provenire da un'altra dimensione. Si possono ammirare creazioni che richiamano la mitologia classica e la magnificenza degli dei.
Le forme sono ampie e scultoree, i tessuti sono preziosi e brillanti, decorati con ricami d'oro, perle e cristalli che creano un effetto quasi celestiale. Ogni abito è un'esaltazione della femminilità vista come una figura potente e divina, capace di unire forma, forza e grazia. Questa sala è il risultato finale di tutta la creatività di Dolce & Gabbana. Un'espressione massima di arte, un tributo alla bellezza eterna che si trova sia nell'umano che nel divino. Anatomia sartoriale è la sala 12 e rappresenta un punto cruciale dell'esposizione. Qui non si ammirano più abiti finiti, ma il processo della loro creazione. La sala ospita manichini che indossano le tele da prova, ovvero i prototipi in tessuto grezzo che gli stilisti usano per studiare le forme, le proporzioni e le vestibilità. Le tele mostrano i segni a matita, gli appunti e le cuciture provvisorie che servono per perfezionare il taglio. È un modo per mostrare il corpo dell'abito prima che venga rivestito dai tessuti preziosi. La sala anatomia sartoriale è un inno alla manualità e al saper fare. Dimostra che la moda non è solo glamour, è creatività, ma anche tecnica, precisione e passione per un mestiere antico, celebrando gli artigiani che rendono possibile la trasformazione di un'idea in una creazione concreta. La sala 14 è dedicata all'arte sarda. È una delle novità introdotte per l'allestimento a Palazzo delle Esposizioni di Roma. Questo spazio celebra le tradizioni e l'artigianato della Sardegna, un'altra isola che ha profondamente ispirato gli stilisti. La stanza è concepita come una piccola grotta, un ambiente suggestivo che richiama la magia e i materiali antichi della Sardegna. Qui sono esposti i modelli della collezione del 2024, ispirati al folklore e all'artigianato sardo. Si possono ammirare i ricami, tessuti e dettagli che raccontano la storia e la cultura dell'isola mediterranea, mescolando l'arte popolare con l'alta moda. Nonostante la relazione sentimentale tra Domenico e Stefano sia terminata nel 2004, la partnership professionale tra i due stilisti è rimasta salda, portandoli a costruire un vero e proprio impero nel mondo della moda e una collezione di tradizioni e cultura.